Buongiorno e benvenuti sul canale Michaela Coca, il mio mondo bello. Oggi faremo insieme il tutorial di questo braccialetto molto semplice, interamente a uncinetto, che vi è piaciuto tanto perché è adatto sia a uomo che si può benissimo indossare anche da donna. E verso la fine del video, se ci riesco, vi voglio far vedere anche una variante con un altro filato che lo rende più fine, più elegante. Questo è abbastanza sportivo perché è fatto col cordoncino cerato, spessore 1 millimetro. Quindi parto subito con la lista dei materiali e provo a farlo breve. E intanto comunque voglio ringraziare tutti i miei iscritti, specialmente quelli che si sono iscritti ultimamente quando ho pubblicato questo tutorial. Per farvi questo oggi mi sono fermata dal produrre di tanti braccialetti di questo genere perché me l'avete chiesto in tanti. Sto lavorando, però ho fatto una breve pausa per registrare questo tutorial che mi avete chiesto, quindi parto subito. Servono, ho detto, due colori di cordino cerato di spessore di cordoncino di 1 millimetro. Questi sono, vedete, mettiamo qua, ho fatto il centro di un colore e il bordino di un altro con questi due. Oggi invece lo voglio fare in questi due colori. Poi servirà uncinetto numero 2, degli anellini, un moschettone se volete chiuderlo con questo tipo, oppure potete chiuderlo con un bottone, e questo lo trovate anche questo il tutorial sul canale. Ve l'ho fatto vedere anche perché sarà fatto con una variante della lavorazione che impariamo oggi, quindi bottone oppure con una perla, una pietra e con una solina fatta col nodino. Anche questo c'ha il tutorial e vi faccio vedere anche come fare questa chiusura. Sul mio canale trovate tutto. Poi serviranno forbici, ok, anellini ho detto, forbici, è molto semplice da fare. Partiamo, credo di avervi detto tutto. Ovviamente le pinze per mettere gli anellini e partiamo. Quindi ho deciso per oggi di fare il centro del colore questo grigio. Vi dicevo, l'ho fatto inizialmente come braccialetto per mio marito, poi ho detto mi piace tanto, lo faccio pure per me. Si lascia un capo di filo non tanto grande, tipo così 4-5 centimetri, e partiamo con la semplice spighetta rumena, ma la variante semplice, non vi preoccupate che la spiegherò. Quindi faccio, lo so che tanti di voi già lo conoscono, questo punto, questa lavorazione la conoscono. Faccio una solina e ne faccio una catenella, 2 catenelle, poi torno in questa prima e faccio una maglia. Adesso le chiudo, giro lentamente il lavoro e da questo lato troverò due punti accavalcati a X. Prendo e chiudo. Quindi la partenza, se non l'avete capita bene,
ve la rispiego casomai, forse con un altro filato che si vede meglio, perché questo essendo cerato, quindi vado più veloce. Solo la partenza è un po' impegnativa, poi facciamo 2 catenelle, 1 e 2, poi torno in questa prima del nodino, prendo il filo, quando ho 2 su uncinetto chiudo. Adesso mi giro di lato e vedo queste 2 a X proprio qua sopra l'asolina, che si vede queste 2, vedete? Sono un po' impegnative da prendere, ma posso prendere anche una sola, non c'è problema, anche solo questa che vedete, questa prendo, tiro il filo, devo farlo più leggero e adesso chiudo. Quando adesso andiamo avanti con questo, forse si vede meglio, giro il lavoro, quindi la mano sinistra sarà per girare il lavoro, mentre la destra va a prendere le asoline, queste laterali 2 che si sono formate. Quindi le prendo entrambe, da adesso in poi prenderemo 2 asoline laterali. Prendo, tiro dentro, quando ho 2 su uncinetto chiudo. Questa mano adesso mi fa girare di nuovo, mi fa girare il lavoro per posizionarlo sopra, così le asoline le vedo subito sopra. Prendo e chiudo di nuovo, vedete già si vedono le 2 che dobbiamo prendere. Avremo in 2 direzioni il lavoro, a V, sopra e sotto. Ogni volta prendiamo 2 asoline, trascino il filo dentro e poi chiudo. Di nuovo prendo, passo in queste 2 e chiudo, giro e chiudo e vado avanti così. Allora, per la lunghezza di questa parte centrale dovete farla un po' più lunga del polso, quindi vi spiego. Quando noi andiamo a chiudere così, dobbiamo tener conto del moschettone, dello spazio che occuperà il moschettone, e dobbiamo tener conto che il bordino questo va a ristringere, perché sono maglie bassissime, quindi va a ristringere la lunghezza, quindi fate sempre questa parte centrale un po' più grande, tipo di 1 centimetro forse. Non sono riuscita ancora bene a capire quanto va a restringere, dipende dalla mano di ognuno, di quanto strette fate queste maglie laterali, perché vi dicevo queste quando vanno lavorate tolgono dalla lunghezza del braccialetto, e poi se vi esce un po' più piccolo non c'è problema, che si possono aggiungere gli anellini per allungarla. Quindi andiamo avanti, a dopo. Ho fatto una lunghezza di 19 centimetri e così vedremo insieme, quando andrò a lavorare il bordino, le maglie bassissime, quanto si viene ad accorciare, perché lo misureremo, perché vi dicevo, quando andiamo a lavorare i lati queste maglie bassissime faranno diventare più corto il lavoro. E quindi adesso ci fermiamo. Ho tagliato pochi centimetri di filo che ci servono solo per nasconderlo dietro alla lavorazione. Adesso qua chiudiamo, giro così, prendo le 2 e chiudo con tutte quante insieme, attraversandole tutte e 3
attraversando tutte e tre le maglie. E adesso non faccio altro che andare a nascondere questo capo di filo con uncinetto, oppure chi preferisce con l'ago va a trascinare, infila l'uncinetto, prende il filo e lo va a trascinare su e giù per il lavoro. Fatelo passare bene, anche così abbastanza in mezzo, perché non si vede comunque, così si fissa bene. Tiriamo un po', andiamo anche più in basso. E poi giriamo per fargli fare un giretto anche al contrario, così sta ancora più, cioè nell'altro verso, così stiamo ancora più sicuri che non si sfila. Ops. Potete scendere anche di più, io un po' perché mi sbrigo, ma comunque ci sta bene. Vedete come l'ho bloccato? Non si vede niente, sono andata giù e poi tornata, e qua vado a tagliare abbastanza vicino alla base, così poi si sistema da solo. Se volete potete mettere anche un puntino di cola, oppure chi preferisce può fare con l'accendino. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte e poi torno. Allora, ho finito questo centro, la lavorazione centrale della spighetta. Arrivati a questo punto, ho nascosto anche i bordini di filo. Arrivati a questo punto dobbiamo iniziare a fare la lavorazione laterale, questa di punti bassissimi, ed è fatto. È un braccialetto che si fa subito, che sicuramente piacerà sia agli uomini che alle donne. Quindi prendiamo l'altro cordino, potete provare anche con lo stesso, ma credo che va meglio, va messo in diciamo in evidenza meglio con due colori di cordino, si vede meglio la lavorazione. Partiamo da un laterale, non importa quale parte, però se abbiamo nascosto da un lato iniziamo dall'altro lato. Siccome qua non si vede bene dove l'ho nascosto, partiamo da qua. Non partiamo proprio dal primo, ma dal secondo o addirittura dal terzo, come volete, perché poi quando andiamo ad incontrare è meglio. Lasciamo sempre un po' di filo solo per nasconderlo, quindi neanche tanto, e iniziamo a fare, infiliamo l'uncinetto, prendiamo il filo e inizieremo. Forse sono andata troppo in là, prendo questo, infilo prima nella spighetta, poi prendo il filo e da qua vado direttamente alla prossima con maglie bassissime. Quindi che vuol dire? Prendo il filo sull'uncinetto, lo trascino sia nella spighetta che nella maglia che ho appena fatto. Ecco, quindi adesso facciamo dei saltini tra queste come le chiamo io, orecchiette, non so come chiamarle, questi ganci, forse è meglio ganci laterali che si sono formati da un lato e dall'altro, che andremo a lavorare con dei saltini da uno all'altro con maglie bassissime. Quindi prendo il filo e lo faccio attraversare. Quanto largo lavorate qua, cioè in base alla vostra mano, se lo lavorate molto stretto il braccialetto si accorcia di più, se lo lavorate un po' con questa, lo allunghiamo un po' di più, forse il braccialetto viene più
lungo, cioè mantiene di più la lunghezza iniziale della spighetta. E vado avanti così, infilo, prendo il filo e faccio maglia bassissima per tutto il bordo e poi ci vediamo qua. Arrivati qua facciamo sempre delle maglie bassissime intorno, come in questo caso. Qua invece, quando io sono arrivata a fare il giro, ho inserito direttamente il moschettone, però non ve lo consiglio, perché se voi volete mettere il bottone oppure col tempo si rovina, se non fosse in acciaio, oppure volete cambiare, al posto di moschettone volete mettere un bottone perché vi è più comodo, a sto punto fate direttamente il bordino come ho fatto qua per esempio, e poi con un anellino e moschettone andate avanti, se no ci metterete il bottone. Quindi è meglio fare la lavorazione semplice e aggiungiamo le cose ulteriormente, le chiusure. Quindi adesso solo infilo un po' così per fare, qua non uscirà tanto regolare, ecco, no, faccio anche qua in mezzo, non importa se esce anche un po' rotondo, e vado direttamente su questo sopra e faccio anche qua così, e poi vado alla prossima, né troppo largo né troppo stretto, e ho fatto il giro e adesso continuo da questa parte fino qua e faremo la stessa cosa poi per incontrarci con questo pezzo iniziale. Arrivati qua alla fine del giro incontriamo la prima maglia da dove abbiamo iniziato, quindi lavoriamo pure questa con una maglia bassissima, sfiliamo il filo e lo trasciniamo dentro questo foro che si è formato, tirandolo da questa parte, così entrambi i capi di filo vengono dalla stessa parte. Questa è una cosa così che un'improvvisazione, ma se voi sapete sistemarlo meglio, fatelo al modo vostro. Vedete, giusto per non vedersi diverso qua, però comunque un pochino sì, non è proprio perfetto. A questo punto questi due li tiriamo bene, faccio un nodino, tanto poi questo si sistema, e inizio a nascondere pure questi capi di filo. Se sono troppo lunghi un pochino taglierete, quindi vado con l'uncinetto come abbiamo fatto prima e vado su e giù, prima lo faccio scendere un bel po'. E in questo caso comunque non si vede, perché anche se lavorate dentro il grigio non si vede dove passa, però se è possibile più vicino al colore che dovete nascondere, così sembra parte della lavorazione. Quindi continuate ad andare su giù, poi tagliate il filo, anche questo uguale, e vi volevo far vedere quanto sia accorciato. Vediamo insieme, comunque un bel po'. Ecco perché vi dicevo guardate tutto il video per capire le dimensioni con la lavorazione laterale. Ecco, siamo arrivati a 16 centimetri, quindi abbiamo perso ben 3 centimetri. 19 era al centro, con la lavorazione è diventato 16, quindi tenete conto di questo restringimento. A questo punto, come dicevo,
quindi non vado a rifinire qua, ma vi faccio vedere come andiamo avanti. Mettiamo una prolunga, una catenina, possiamo mettere un charms, quello che volete, e se volete mettere il moschettone, se no, come dicevo, col bottone. Quindi prendo questo più grande, eppure bello duro, bello rigido. Andiamo a infilare qua. Ecco, vabbè, lo metto provvisorio giusto per farvi vedere come, e chiudo da un lato, poi dall'altro lato, vabbè, è caduto, dall'altro lato vado a mettere l'anellino con una catenella. Ecco, facciamo finta che siamo dall'altra parte e ci mettiamo questa così prolunga, e qua dentro voi potete mettere anche, come vi dicevo, o dentro l'anello principale, oppure qua dentro la catenella ci mettete un altro anellino e fate con i charms. Quindi se no potete mettere il bottone, o lo fate il bottone. Per metterlo dovete usare un altro filato, perché vedete non passa nei fori, però dello stesso colore del centro, tipo qua è un argento, un grigio, mentre l'asolina, se la volete un po' più importante, la fate con lo stesso cordoncino, quindi lascerete un pezzetto più lungo di questo verde, di questo esterno, per fare asolina. Se no lo fate con lo stesso filato con quale mettete il bottone del bottone. E se c'ho tempo, prima di chiudere, vi voglio far vedere una variante, come vi dicevo all'inizio del video, con altri filati, tipo questi filati che ho usato qua, col filato gioiello. E questo è tutto. Vedete, si può indossare sia da questa parte, perché è bellissimo il modello, sia da questa parte sia da questa, con le maglie bassissime, doppia faccia. Scegliete voi come vi piace di più. Fatemi sapere se vi piacciono i miei progetti semplici, perché sapete io amo la semplicità. Fatemelo sapere nei commenti. Vi aspetto in tanti ad iscrivervi. Grazie di tutto. Arrivederci.